Benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento questo progetto che è una piccola Bactus veramente facilissima e anche velocissima da eseguire. Tra l'altro è un punto spettacolare formato da ventaglietti e archetti che veramente mette in risalto i colori di questo filato. Detto questo, vi dico che cosa ho usato. Passiamo al materiale. Quindi, per quel che riguarda il materiale, come filato ho usato il Chuck Batik nella variante pink ed è un filato bellissimo, morbidissimo e questi colori sono veramente molto belli, molto ben assemblati tra di loro, perlomeno per il mio gusto. Ed è un 100% acrilico di alta qualità, viene venduto in gomitoli da 100 grammi per 300 metri di prodotto. Viene consigliato dalla casa di utilizzare l'uncinetto numero 4, io invece però ho utilizzato l'uncinetto 4,5 perché volevo una lavorazione un pochino più morbida. Dopodiché avremo bisogno della fedele forbice, di un metro da sarta e un ago da lana. Detto questo, vi lascio la spiegazione del pezzo. Io la Bactus l'ho già terminata e vi dico anche già quanto misura. Ho lavorato per 140-142 cm di larghezza per 68 di altezza e mi fermo qui perché mi basta, la userò come Bactus, per me va bene così. Se voi volete fare uno scialle dovete allargare di più, deve essere almeno 160, dai 160 in su, poi in base alla vostra esigenza andate avanti a lavorare. Per quel che riguarda il consumo, ho consumato circa un gomitolo e mezzo, un gomitolo che avevo già intero e mezzo che ho avanzato da un altro progetto e quindi l'ho utilizzato tutto. Ora vi farò il campione con un altro colore a tinta unita, con un altro filato a tinta unita, dopodiché vedremo insieme come rifinire il bordo perché non resta regolare e non mi piace. Quindi andremo a fare, una volta realizzato tutto il motivo, arrivati alla fine, andremo a fare una rifinitura a questo bordo perché resta, non lo so, così non mi piace, ecco, semplicemente gusto personale. Il famoso gusto personale che ogni tanto tiro in ballo. Quindi prendo il mio filo e un uncinetto, vado a fare un anello magico, salgo facendo 3 catenelle, dopodiché ne faccio 4 di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'anello magico e faccio un punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nell'anello magico e faccio un altro punto alto. Vado avanti facendo 4 catenelle di separazione, rientro nell'anello e andrò a fare un ulteriore punto alto che è anche l'ultimo. Dopodiché vado a chiuderlo, vado a stringerlo. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho qua sotto, quello formato dalle 4 catenelle, lavoro 5 punti alti. Lavorati i 5 punti alti, entro direttamente nell'archetto centrale, quello formato dalle 3 catenelle, con un punto basso. Fatto il punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto sull'archetto successivo e vado a ripetere i 5 punti alti. Fatti 5 punti alti, filo sull'uncinetto, conto la terza catenella partendo dal basso
e vado a fare un ulteriore punto alto e così abbiamo finito il primo giro. Fatto il primo giro, salgo con 3 catenelle, aggiungo 4 catenelle di separazione, salto un punto di base. Questo, ricordiamoci, il primo l'abbiamo già lavorato con le 3 catenelle, quindi non lo contiamo. Salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo e faccio un punto basso. Faccio ancora 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale, cioè tra i gruppi di 5 punti alti, questo puntino qua in mezzo, e faccio un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base, cioè nel punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo con un punto basso. Faccio ancora 3 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello dopo, faccio un punto basso, faccio 4 catenelle di separazione. Le catenelle all'inizio e alla fine saranno sempre 4, filo sull'uncinetto e vado a chiudermi nella terza catenella partendo dal basso con un punto alto. E abbiamo fatto il giro numero 2. Dopodiché ripartiamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, 4 catenelle di separazione, volto il lavoro, entro nel primo archetto utile e vado a fare un punto basso. Faccio 3 catenelle, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle del giro sottostante con un punto basso. Di nuovo 3 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo con un altro punto basso. Faccio 3 catenelle, entro nell'archetto centrale, questo tra i 2 punti alti, e lavoro un punto basso. Di nuovo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Faccio ancora 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo con un punto basso, di nuovo 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto utile, faccio un punto basso, dopodiché aggiungo 4 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudermi nella terza catenella utile partendo dal basso, quindi 1, 2 e 3, con un punto alto. Il prossimo giro sarà ancora un giro di archetti, quindi cosa facciamo? Saliamo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto e ne faccio 4 di separazione. Entro nel primo archetto utile, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nel prossimo archetto con un punto basso, di nuovo eseguo 3 catenelle, vado nell'archetto dopo, faccio il punto basso, 3 catenelle ancora, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale, quello che abbiamo lavorato sopra il punto V, e vado a fare un altro punto V formato da un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. Questo sarà il nostro aumento della punta. Aggiungo 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto basso, ancora 3 catenelle, entro nell'archetto dopo con un punto basso, di nuovo 3 catenelle di separazione, passo nell'archetto che viene dopo con un punto basso, 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto utile, faccio un punto basso, aggiungo 4 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudermi sempre sulla terza catenella partendo dal basso con un punto alto. Fatti i 3 giri di archetti, andremo a fare un giro di ventaglietti e faremo in questo modo. Salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, entro nel primo archetto utile e lavoro 5 punti alti.
Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso. Filo sull'uncinetto, vado nell'archetto dopo e lavoro 5 punti alti. Terminati i 5 punti alti, entrerò nell'archetto successivo con un punto basso. Dopodiché passiamo nell'archetto dopo con 5 punti alti. Fatti i 5 punti alti, ci ritroviamo qui dove abbiamo fatto il punto B, che sarebbe l'aumento della punta. Entriamo con un punto basso. Dopodiché ci spostiamo nell'archetto successivo e lavoriamo i 5 punti alti. Fatti 5 punti alti, entriamo nell'archetto dopo con un punto basso, filo sull'uncinetto, ci spostiamo di un archetto e lavoriamo 5 punti alti. Ci spostiamo nell'archetto successivo con un punto basso. Dopodiché andiamo a lavorare l'ultimo archetto con 5 punti alti nell'archetto. E il sesto lo andiamo a fare sulla terza catenella utile, quella la numero 3, partendo dal basso. E abbiamo finito un motivo. Dopodiché dovremo ripartire con i 3 giri di archetti, quindi saliamo con 3 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto, ne facciamo 4 di separazione, saltiamo un punto di base, quindi questo non lo calcoliamo perché l'abbiamo già lavorato, quindi è questo il punto da saltare, entriamo in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, saltiamo un punto di base, entriamo in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, saltiamo l'ultimo punto alto dei 5, saltiamo il punto basso, saltiamo il primo dell'altro gruppo, entriamo in quello successivo, cioè il numero 2 del gruppo successivo di 5 punti alti, e facciamo un punto basso, 3 catenelle, ne saltiamo uno di base, e facciamo un punto basso, di nuovo 3 catenelle, andiamo nel ventaglietto successivo ed entriamo nel punto numero 2, quindi saltiamo l'1, entriamo nel 2, 3 catenelle, saltiamo un punto di base, ora e facciamo un punto basso. Ora siamo sulla punta, quindi dobbiamo fare, qui abbiamo il punto basso, dobbiamo fare l'aumento, facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto nel punto basso con punto alto, 3 catenelle e di nuovo punto alto, e qui abbiamo fatto il nostro aumento. Vado avanti con le 3 catenelle, salto un punto alto di base, entro nel secondo e faccio un punto basso, 3 catenelle, salto un punto di base, entro nel secondo e faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nel punto numero 2 dell'archetto successivo e faccio un punto basso, di nuovo 3 catenelle, salto un punto di base e faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nel punto numero 2 del ventaglietto, qui era ventaglietto, sbagliato, non è archetto, il punto numero 2 del ventaglietto, e anche qui entro nel punto numero 2 del ventaglietto con un punto basso,
3 catenelle di separazione, entro, salto un punto, entro in quello dopo con un punto basso. Di nuovo siamo alla fine, quindi facciamo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a chiudere il giro con un punto alto. Ripartiamo con un altro giro di archetti, quindi saliamo con 3 catenelle, ne facciamo 4 di separazione, entriamo nell'archetto sottostante con un punto basso, 3 catenelle, ci spostiamo nell'archetto dopo e facciamo un punto basso, 3 catenelle, andiamo nell'archetto successivo, facciamo un punto basso, 3 catenelle, ci spostiamo nell'altro archetto con un punto basso, 3 catenelle, ci spostiamo di archetto e facciamo un punto basso, 3 catenelle, andiamo nell'archetto dopo con un punto basso, 3 catenelle, ci spostiamo nell'altro archetto, punto basso, 3 catenelle, qui abbiamo fatto l'aumento, quindi adesso facciamo un punto basso nell'archetto dell'aumento e ripetiamo il lavoro in maniera speculare. Ho lavorato l'ultimo punto basso nell'ultimo archetto, quindi vado a chiudere facendo le 4 catenelle, filo sull'uncinetto, punto alto nella terza catenella partendo dal basso e abbiamo chiuso. Adesso riprendiamo con un altro giro di archetti, quindi di nuovo salgo con 3 catenelle e ne aggiungo 4 di separazione. Entro nel primo archetto utile con un punto basso e vado avanti a lavorare così di 3 catenelle punto basso, 3 catenelle punto basso fino alla punta, che la vediamo un'altra volta insieme. Ho lavorato l'ultimo punto basso nell'ultimo archetto disponibile, ora siamo sulla punta, quindi cosa facciamo? Saliamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto basso centrale e facciamo un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto e un altro punto alto nello stesso punto di base e abbiamo fatto il nostro aumento. Ora non dovremo fare altro che lavorare 3 catenelle, entrare nell'archetto sottostante con un punto basso e lavorare questo lato così come abbiamo lavorato questo. Sono all'ultimo archetto, entro e lavoro un punto basso, dopodiché vado a finire il mio giro di lavorazione con 4 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudere con un punto alto. Fatti 3 giri di archetti dovremo tornare a fare un giro di ventaglietti, quindi salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito sotto e lavoro 5 punti alti. Mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo, vado a fare il mio ventaglietto di 5 punti alti, mi sposto nell'archetto che viene dopo con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo e faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti. Mi sposto nell'archetto dopo, punto basso, filo sull'uncinetto, entro in quello successivo e faccio i miei 5 punti alti. Entro nell'archetto dopo con un punto basso, dopodiché ho il penultimo archetto, faccio 5 punti alti, mi sposto nell'archetto centrale, cioè quello dell'aumento, con un punto basso,
filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, vado a lavorare il mio ventaglietto di 5 punti alti e proseguo in maniera speculare rispetto al lato di andata. Ho lavorato il mio quinto punto nell'ultimo archetto, ora vado a chiudermi con un punto alto nella terza catenella utile. E questo è tutto il lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo proseguire in questa maniera, quindi un ripetersi di 3 giri di archetti e un giro di ventaglietti fino alla larghezza di cui abbiamo bisogno. Ora vado a prendere lo scialle che ho terminato, andiamo a vedere come rifinirlo, perché è vero che con questo filato si vede meno, però con quell'altro non va proprio rifinito. Quindi riprendo il mio scialle, il mio Bactus, pardon, l'uncinetto, vado a rifare l'ultimo punto perché mi è scappato, 2, 4, 5, sì. Quindi salgo con una catenella e vado a lavorare 2 punti bassi per ogni punto che ho utile, cioè qui c'è un punto alto, sono entrato, ho preso i punti bassi, qui ho le catenelle, entro nell'archetto e ho fatto 2 punti bassi, mi sposto nelle catenelle e faccio 2 punti bassi, mi sposto nell'archetto successivo e lavoro 2 punti bassi. Qui ho il punto alto, entro tra un punto alto e l'altro, tra un punto alto e l'altro e lavoro 2 punti bassi. Qui ho l'archetto e lavoro 2 punti bassi. Praticamente lo andremo a rifinire in questa maniera. Una volta lavorato l'ultimo punto alto prima della metà dello scialle, cioè praticamente dal punto dove abbiamo iniziato, entriamo nell'archetto successivo e lavoriamo 2 punti alti, cioè 2 punti bassi, pardon. Dopodiché ci resta dello spazio e per non andare nell'archetto successivo subito così, facciamo 2 punti bassi chiusi insieme, quindi entriamo in questo archetto che stiamo lavorando, prendo il filo, entriamo nell'archetto successivo, prendo ancora il filo e vado a chiudere tutti e 2 i punti insieme. In questo modo ce li abbiamo belli chiusi e il bordo resta piuttosto dritto. Detto questo, vado a lavorare 2 punti alti per ogni punto o archetto utile fino alla fine dello scialle. Sono arrivata alla fine, mi resta l'ultimo punto, vado a lavorare gli ultimi 2 punti bassi, faccio il nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo e con questo il nostro Bactus è finito. Non mi resterà altro che nascondere le codine e poi andare a vederlo sul manichino. È davvero un lavoro semplicissimo alla portata di tutti, tra l'altro questo filato è spettacolare, di una morbidezza incredibile e questi colori così sparsi, restano tutte queste macchie di colore, è veramente molto molto bello. Con oggi il video è finito, è sempre un piacere condividere i miei progetti con voi. E per questo motivo vi aspetto sul mio canale, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Nel box informazioni inoltre troverete anche tutti i link dei miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video!